Per creare un punto in Grasshopper ci sono due metodi. Un primo metodo è quello di far catturare al programma un punto già presente all'interno della scena. Il secondo metodo invece è quello di crearlo direttamente con i comandi di Rhino. Per catturare un punto della scena inseriamo un punto all'interno di Grasshopper e dalla scheda parametri andiamo a prendere questo point, lo clicchiamo in un punto. Quando quando un componente è di colore arancione, vuol dire che è in attesa di un comando. Per fare in modo che questo selettore catturi questo punto, premo il tasto destro, clicco su Set One Point, clicco sul punto. Ora vedete che diciamo, l'elemento qui nella scena è diventato di colore grigio, il componente, quindi vuol dire che ha catturato il punto e ce ne rendiamo anche conto perché il puntino ha assunto una colorazione rossa, che è la tipica colorazione degli oggetti di V-Ray, quindi vuol dire che questo punto ora è riconosciuto da V-Ray. Un secondo modo per creare un punto è quello di crearlo direttamente all'interno dell'area di lavoro. Andando su Vector Point, qui abbiamo vari tipi di punti, tra cui c'è un punto dato da 3 coordinate. Quindi se io clicco questo punto nella scena, vedete che nel punto x0, y0, z0 si crea un puntino. Perché il puntino si è posizionato proprio nell'origine degli assi? Perché di default le componenti, le coordinate x, y e z sono impostate sullo 0. Infatti questa cosa la vediamo dalla scritta gialla dopo value, leggete 0, 0 e 0. Se io volessi far variare ehm, ehm, queste coordinate, devo andare ad inserire all'interno della scena un nuovo componente che è tra i più utilizzati, che viene chiamato number slider. Il number slider sarebbe un valore numerico, quindi io clicco qui nella scena e viene inserito il number slider. Di default ha un valore pari a 0,250. Se faccio un doppio clic sul number slider si apre la finestra di settaggio del number slider in cui io posso scegliere se il numero che c'è qui è un numero reale, quindi un numero dotato anche di virgola, e un numero intero, oppure diciamo ci sono poi altre possibilità. Questo minimo e questo massimo è il valore minimo e il valore massimo che può avere, e qui sotto c'è il valore che lui ha di default. Infatti se io vedo questo puntino ha la possibilità di andare da 0 a 1. Se seleziono questo number slider e sulla tastiera premo CTRL C, CTRL V due volte, con il classico copia e incolla, io ottengo 3 number slider. Se li vado a collegare alle rispettive coordinate x, y e z, vedete che il puntino si sposta di 1 lungo la x, 1 lungo la y e 1 lungo la z, e quando sposto questi selettori vedete che il puntino mi segue esattamente, quindi se lo riporto tutto a 0 il puntino si sposta nel centro degli assi.
Se volessi che questo puntino ha la possibilità di spostarsi molto di più, io ritorno qui dentro e in max range con un doppio clic do un valore pari a 10 e ripeto la stessa operazione per tutti i number slider. A questo punto, andando a spostare questo selettore, vedete che arriva fino a 10 e quindi io posso spostare questo punto in qualunque posizione.